Prima di continuare, lascia che ti faccia una domanda. Se una notte smettessi di essere te stesso, te ne accorgeresti davvero? Immagina di aprire gli occhi nel cuore della notte. Il silenzio è assoluto, poi qualcosa cambia. Il tuo respiro diventa più pesante, il cuore accelera senza un motivo apparente, l'aria sembra diversa, quasi più densa. Ogni odore diventa improvvisamente nitido, riesci a distinguere il profumo degli alberi, della terra bagnata, perfino quello di una preda nascosta molto più lontano di quanto i tuoi occhi riescano a vedere. Vorresti alzarti, le mani tremano, le dita si irrigidiscono, le ossa iniziano a tendersi con un dolore che non hai mai provato prima. Ogni muscolo del tuo corpo sembra ribellarsi, come se qualcosa stesse cercando di uscire da dentro di te. E in quel momento capisci una cosa: non sei più solo. Dentro di te c'è sempre stato qualcos'altro, una parte antica, selvaggia, silenziosa, che ha aspettato questo istante per prendere il controllo. Da migliaia di anni, uomini e donne di ogni parte del mondo raccontano storie come questa, storie di persone che, all'improvviso, abbandonano la propria natura umana per trasformarsi in creature guidate soltanto dall'istinto. Qualcuno parlava di una maledizione, qualcuno di una punizione divina, altri erano convinti che bastasse un morso, una notte particolare o un antico rituale per cambiare il destino di un uomo per sempre. Eppure c'è una domanda che continua ad attraversare i secoli: perché questa leggenda ci affascina ancora oggi? Perché tra tutte le creature nate dall'immaginazione umana, proprio il lupo mannaro continua a esercitare un fascino così potente? Forse perché non parla di un mostro lontano da noi, parla di ciò che potremmo diventare, della rabbia che fatichiamo a controllare, degli impulsi che preferiamo nascondere, di quella sottile linea che separa la ragione dall'istinto. Ed è proprio questo il motivo per cui la leggenda del lupo mannaro è sopravvissuta per migliaia di anni, molto prima dei castelli avvolti nella nebbia, molto prima della luna piena e molto prima dei racconti dell'Europa medievale. La sua storia comincia nell'antica Grecia, quando un re credette di poter mettere alla prova un dio, una scelta, un banchetto, un'offesa destinata a cambiare per sempre il destino dell'uomo. E fu proprio quella notte che nacque una delle maledizioni più antiche e inquietanti della mitologia. Per raccontarla dobbiamo tornare indietro di migliaia di anni, fino alla terra governata da un uomo chiamato Licaone. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Il re che sfidò gli dei. Molto prima che qualcuno immaginasse un uomo ululare alla luna, molto prima che il lupo mannaro diventasse il protagonista di racconti tramandati nelle notti d'inverno, esisteva una storia che i greci narravano per spiegare quanto potesse essere sottile il confine tra l'uomo e la bestia. Quella storia iniziava in Arcadia. Era una terra aspra, coperta da boschi tanto fitti che la luce del sole faticava a raggiungere il terreno. Tra quelle montagne vivevano pastori, cacciatori e re, uomini abituati a misurare ogni giorno la propria forza contro una natura che non concedeva nulla. E proprio lì governava Licaone, un sovrano potente, rispettato e temuto, convinto che nessuno potesse metterne in discussione l'autorità. Si racconta che, in quel tempo, Zeus avesse deciso di lasciare per un momento l'Olimpo per osservare da vicino il comportamento degli uomini. Assunse l'aspetto di un semplice viandante e attraversò villaggi e sentieri, fermandosi ad ascoltare chiunque incontrasse lungo il cammino. Quando raggiunse la corte di Licaone, qualcuno l'accolse come un ospite qualunque, mentre altri iniziarono a sussurrare che quell'uomo avesse qualcosa di diverso. Bastava incrociare il suo sguardo per avere la sensazione di trovarsi davanti a qualcuno che sembrava conoscere ogni pensiero nascosto. Quelle voci arrivarono anche alle orecchie del re. Licaone, però, non era disposto ad accettare ciò che tutti sembravano credere.
sfuggire. Se quello straniero sosteneva di essere Zeus, allora avrebbe dovuto dimostrarlo. Così ordinò di preparare un grande banchetto, deciso a mettere alla prova il misterioso ospite con un gesto tanto crudele quanto sacrilego. Le antiche fonti raccontano versioni leggermente diverse di ciò che accadde quella sera, ma tutte conservano lo stesso orrore. Licaone fece uccidere un giovane che secondo alcuni era un ostaggio, secondo altri uno dei suoi stessi figli. Il corpo venne sbracato e una parte della carne fu cucinata insieme alle altre pietanze destinate al banchetto. Era una trappola. Se lo straniero fosse stato soltanto un uomo, avrebbe mangiato senza accorgersi di nulla. Se invece fosse stato davvero il signore dell'Olimpo, nessun inganno avrebbe potuto sfuggirgli. Quando il piatto gli venne servito, Zeus rimase in silenzio. Posò lentamente lo sguardo sulla tavola e per un istante, nella sala, sembrò fermarsi ogni rumore. Poi sollevò gli occhi verso Licaone. In quel momento il re capì che qualcosa era andato storto. Lo sguardo del viandante aveva perso ogni traccia di umanità e una luce intensa sembrò riempire l'intero palazzo. Non servirono spiegazioni. Il sovrano aveva appena sfidato il re degli dei. L'ira di Zeus fu immediata. Un fulmine colpì il palazzo, travolgendo il banchetto e facendo crollare parte della sala. Mentre tutti cercavano di fuggire, Licaone sentì il proprio corpo ribellarsi, le mani iniziarono a deformarsi, le dita si allungarono fino a trasformarsi in artigli e il volto si spinse in avanti, mentre una folta pelliccia ricopriva lentamente la sua pelle. Il grido che cercò di lanciare si trasformò in un ululato che riecheggiò tra le montagne dell'Arcadia. Secondo il mito, Zeus non stava creando una bestia, stava mostrando all'intero mondo ciò che Licaone era diventato da tempo. La ferocia che aveva guidato le sue azioni aveva semplicemente trovato un volto capace di rappresentarla. Fu così che il re scomparve tra gli alberi, lasciandosi alle spalle il palazzo, il trono e il nome che aveva portato per tutta la vita. Da quel giorno, raccontavano i greci, nei boschi dell'Arcadia si aggirava un lupo diverso da tutti gli altri. Nei suoi occhi sopravviveva ancora qualcosa di umano, quasi il ricordo di un uomo che aveva creduto di poter mettere alla prova un dio e aveva scoperto troppo tardi che esistono sfide dalle quali nessuno può uscire vincitore. Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, perché ci sono maledizioni che non si limitano a cambiare un destino, cambiano ciò che sei. E forse la parte più inquietante della leggenda del lupo mannaro non è la trasformazione del corpo, ma il momento esatto in cui l'uomo smette di riconoscere se stesso. Prima di proseguire, prova a chiederti una cosa: se una notte perdessi ogni controllo sui tuoi istinti, al tuo risveglio, saresti ancora la stessa persona? Capitolo 2. Dentro la pelle del lupo. C'è una domanda che il mito di Licaone lascia sospesa. Che cosa accadde dopo? I racconti antichi si fermano quasi sempre alla trasformazione. Un uomo diventa un lupo, fugge nel bosco e scompare tra gli alberi. È una conclusione perfetta per una leggenda, ma lascia aperta una curiosità che attraversa i secoli. Che cosa vede un uomo quando apre gli occhi e scopre di non appartenere più al mondo degli uomini? Proviamo a immaginarlo. Ricordo il rumore del mio respiro prima ancora di ricordare il mio nome. Era diverso, più profondo, più lento. Ogni volta che l'aria entrava nei miei polmoni, portava con sé odori che non avevo mai percepito. La terra bagnata dalla rugiada, la corteccia degli alberi, il muschio che cresceva sulle rocce, il passaggio di un cervo avvenuto molto prima che arrivassi in quel punto. Ogni profumo raccontava una storia, come se il bosco parlasse una lingua che avevo sempre ignorato. Provai a rialzarmi. Fu allora che capii che qualcosa era cambiato. Le mie mani cercarono il terreno, ma al loro posto trovai zampe robuste, ricoperte di una pelliccia folta. Cercai di afferrarmi a un tronco, ma gli artigli scivolarono sul legno, lasciando lunghi segni nella corteccia. Ogni movimento richiedeva un equilibrio nuovo, come quello di un bambino che impara a camminare. Solo che io avevo già vissuto un'intera vita da uomo. Mi guardai attorno, in cerca del palazzo,
del trono, di qualunque cosa potesse ricordarmi chi ero stato. Davanti a me c'erano soltanto alberi ovunque. Per la prima volta il bosco non sembrava un luogo ostile, mi accoglieva come se mi avesse sempre aspettato. Ogni sentiero appariva familiare, ogni ombra aveva un significato preciso e il vento sembrava indicarmi una direzione. Fu allora che sentii il primo battito, non il mio, quello di un animale. Era lontano, nascosto tra gli alberi, eppure riuscivo a distinguerlo con una chiarezza inquietante. Rimasi immobile, le orecchie si mossero da sole, il corpo si tese senza che fossi io a deciderlo. Dentro di me qualcosa aveva già scelto. Iniziai a correre. Le zampe affondavano nel terreno con una naturalezza sorprendente. Saltavo tronchi caduti, evitavo rocce e cespugli senza pensarci. Il mio corpo sembrava conoscere il bosco molto meglio della mia mente. Quando raggiunsi la radura, vidi un giovane cervo bere vicino a un ruscello. Rimasi nascosto. Potevo sentire il ritmo del suo cuore, il movimento del respiro, perfino il tremolio delle sue zampe. Per un istante riaffiorò il ricordo dell'uomo che ero stato. Pensai che fosse una creatura bellissima. Avrei potuto osservarla ancora per qualche minuto e poi tornare indietro, ma quella voce durò pochissimo. Un istinto più antico prese il suo posto. Scattai in avanti. Il cervo tentò di fuggire, ma ormai era già troppo tardi. Bastarono pochi secondi. Quando tutto finì, rimasi immobile accanto alla mia preda. Sentivo il sangue caldo tra i denti e insieme a quell'odore intenso arrivò una sensazione che mi spaventò più della trasformazione stessa. Ero soddisfatto. Abbassai lo sguardo verso il riflesso dell'acqua. Per qualche istante cercai il volto di Licaone. Trovai quello di un lupo. Provai a parlare. Volevo pronunciare il mio nome. Volevo ricordare la mia casa, volevo convincermi che tutto quello fosse soltanto un incubo. Dalla mia gola uscì soltanto un ululato. Il suono attraversò la valle, rimbalzò tra le montagne finché altri ululati risposero in lontananza. Non capivo da dove arrivassero, eppure qualcosa dentro di me li riconobbe immediatamente. Non ero più solo. Continuai a camminare per giorni, o forse furono settimane. Nel bosco il tempo smette di assomigliare a quello degli uomini, ci si orienta seguendo il sole, la fame, il freddo e il susseguirsi delle stagioni. Ogni alba porta nuove tracce da seguire e ogni notte insegna ad ascoltare ciò che il buio nasconde. Con il passare del tempo i ricordi iniziarono a sbiadire: il volto di mia moglie, le sale del palazzo, le parole dei miei figli. Restavano immagini confuse, simili ai sogni che svaniscono pochi istanti dopo il risveglio. Una parte di me cercava ancora di aggrapparsi a quella vita, l'altra aveva già scelto il bosco, e forse era proprio questa la punizione più crudele. Zeus avrebbe potuto togliermi la vita con un solo fulmine, invece mi aveva lasciato qualcosa di molto più difficile da sopportare: la memoria di ciò che ero stato. Ogni tanto riafforava all'improvviso, come una ferita che sembra essersi rimarginata e invece continua a bruciare sotto la pelle. Bastava il fumo di un fuoco acceso in lontananza, il rumore di una voce umana trasportata dal vento o il profumo del pane appena sfornato proveniente da un villaggio. Per qualche istante ricordavo di essere stato un uomo. Poi il vento cambiava direzione, l'odore di una preda cancellava ogni cosa e il lupo riprendeva il controllo. Capitolo 3. Come nasce un lupo mannaro. Le storie hanno una strana abitudine. Quando attraversano i confini di un regno cambiano volto, imparano una lingua diversa e finiscono per assomigliare alle paure di chi le racconta. Accadde anche al lupo mannaro. Dopo la vicenda di Licaone, la sua ombra iniziò a viaggiare di villaggio in villaggio. Ogni volta che un mercante attraversava una montagna, ogni volta che un pastore raccontava ciò che aveva visto nel bosco, o un viandante cercava riparo accanto al fuoco, quella leggenda acquistava un dettaglio nuovo. Così, con il passare dei secoli, nessuno fu più davvero certo di come nascesse un lupo mannaro. In alcuni villaggi bastava ascoltare gli anziani per capire che tutto aveva origine da un morso. Raccontavano che un uomo sopravvissuto all'attacco di una creatura riuscisse a tornare a casa sulle proprie gambe, le ferite si rimarginavano lentamente e dopo qualche settimana sembrava che ogni cosa fosse tornata alla normalità. Continuava a lavorare nei campi, salutava i vicini e sedeva a tavola con la famiglia. Poi arrivava una notte qualunque, bastava un rumore nel bosco, l'odore del sangue di un animale o una rabbia improvvisata
improvvisa perché qualcosa si risvegliasse dentro di lui. Chi viveva accanto a quell'uomo giurava che i suoi occhi cambiassero prima ancora del corpo. Era lo sguardo a fare paura. Come se dietro quelle pupille qualcuno avesse acceso una luce diversa. Più a nord, invece, si raccontava un'altra storia. Lì nessuno parlava di morsi. Si diceva che alcune persone scegliessero volontariamente di diventare lupi. Cercavano antichi riti, conosciuti soltanto da pochi iniziati. Indossavano cinture ricavate dalla pelle di un lupo e pronunciavano parole che il tempo ha ormai cancellato. Dopo il rituale si allontanavano dalla luce dei villaggi e sparivano nella foresta. Quando tornavano, giorni o settimane più tardi, portavano addosso lo stesso volto di sempre. A cambiare era qualcosa che nessuno riusciva a vedere, ma che tutti riuscivano a percepire. Gli animali evitavano il loro passaggio, i cani abbassavano la coda, perfino i bambini smettevano di parlare quando li incrociavano per strada. Altrove la trasformazione arrivava come una condanna. Le vecchie cronache raccontavano di uomini che avevano attirato su di sé la collera di una strega, di un eremita o di una creatura del bosco. Bastava un'offesa, una promessa infranta o un gesto compiuto nel momento sbagliato. La maledizione si insinuava nella vita delle vittime, con la pazienza di un seme piantato nella terra. Per giorni non accadeva nulla, poi, lentamente, il carattere iniziava a cambiare, l'ira cresceva senza motivo, il sonno diventava inquieto e il richiamo della foresta si faceva sempre più difficile da ignorare. C'era anche chi cercava la trasformazione attraverso pozioni preparate con erbe raccolte nelle notti, considerate più favorevoli. Erano miscugli di cui si parlava a bassa voce, tramandati come segreti di famiglia o custoditi da figure che vivevano ai margini dei villaggi. Nessuno sapeva davvero se funzionassero, eppure bastava che qualcuno sparisse per qualche giorno perché il sospetto tornasse a circolare. Ogni regione aggiungeva un particolare, ogni popolo era convinto di conoscere la vera origine del lupo mannaro. Eppure, osservando tutte queste storie insieme, emerge un dettaglio curioso. La trasformazione non arriva mai per caso. C'è sempre una scelta, una ferita, una colpa, un desiderio o un incontro che cambia il destino di una persona. A volte è una decisione presa con lucidità, altre volte è il prezzo da pagare per essersi trovati nel posto sbagliato. In ogni racconto, però, esiste sempre un momento preciso in cui la vita di un uomo prende una direzione dalla quale diventa impossibile tornare indietro. Forse è proprio questo il motivo per cui la leggenda ha continuato a sopravvivere così a lungo. Le persone cambiavano il modo in cui nasceva il lupo mannaro, ma consideravano la stessa inquietudine, perché in fondo nessuno temeva davvero il morso di una bestia o un antico incantesimo. La paura più grande era molto più semplice: che potesse esistere un giorno capace di dividerci in due parti, quella che eravamo e quella che saremmo diventati per il resto della nostra vita. Capitolo 4. Quando tutti ebbero paura. Immagina di vivere in un piccolo villaggio circondato da boschi così fitti che il sole fatica a raggiungere il terreno. Le case sono poche, costruite in legno e pietra, e quando arriva la sera ogni porta viene chiusa con cura. Il fuoco acceso nel camino illumina appena la stanza, mentre fuori il vento scuote gli alberi. Poi una mattina qualcuno scompare. All'inizio si pensa a un incidente, un cacciatore che ha perso l'orientamento, un pastore trascinato via da un fiume in piena, un viandante che ha scelto una strada diversa. Passano i giorni. Di lui resta soltanto qualche impronta nel fango e un silenzio che diventa sempre più difficile da ignorare. Qualche settimana dopo sparisce un'altra persona, poi un'altra ancora. Le voci iniziano a rincorrersi da una casa all'altra. C'è chi giura di aver visto una creatura correre tra gli alberi durante la notte, chi racconta di aver sentito ululati troppo vicini alle abitazioni e chi sostiene di aver incontrato un uomo con lo sguardo di una bestia. A quel punto la paura cambia volto. Il nemico non vive più soltanto nel bosco, potrebbe sedere accanto a te durante la cena. È proprio così che nel Medioevo e nei secoli successivi la leggenda del lupo mannaro smise di appartenere soltanto ai racconti popolari. Per molte persone diventò una possibilità concreta, qualcosa che poteva nascondersi dietro il volto di un vicino di casa. Le autorità iniziarono a prendere sul serio quelle voci. Ogni comportamento insolito attirava sospetti. Bastava vivere ai margini del villaggio, conoscere le erbe medicinali, avere un carattere schivo o portare sul corpo cicatrici considerate strane
perché qualcuno iniziasse a farsi domande. Da quel momento bastava pochissimo perché un sospetto diventasse un'accusa. Le cronache dell'epoca raccontavano storie che ancora oggi fanno rabbrividire. Una delle più celebri arriva dalla Francia del Cinquecento e ha come protagonista un uomo chiamato Gilles Garnier. Viveva insieme alla moglie lontano dagli altri abitanti del villaggio. Era un eremita abituato a trascorrere intere giornate nei boschi. Quando alcuni bambini iniziarono a sparire, il sospetto cadde quasi subito su di lui. Durante gli interrogatori confessò di trasformarsi in un lupo grazie a un unguento ricevuto da uno spirito della foresta. Raccontò di aver cacciato esseri umani come fossero animali selvatici e di essersi nutrito della loro carne. Oggi sappiamo quanto quelle confessioni fossero influenzate dalle torture e dalla paura, ma all'epoca bastarono a convincere il tribunale. Gilles Garnier venne condannato al rogo. La sua morte non pose fine alla paura, anzi sembrò alimentarla. Pochi anni dopo, sempre in Francia, un ragazzo di appena 13 anni, di nome Jean Grenier, iniziò a raccontare di possedere una pelle di lupo donatogli dal diavolo. Diceva di aggirarsi nei boschi durante la notte e di provare un desiderio incontrollabile di cacciare i bambini. Quando fu arrestato, molti abitanti giurarono che il suo volto avesse davvero qualcosa di animalesco. Altri sostenevano di averlo visto correre a quattro zampe tra gli alberi. Fu dichiarato colpevole, ma la sua giovane età spinse i giudici a rinchiuderlo in un monastero invece di condannarlo a morte. Anni dopo, chi ebbe modo di incontrarlo raccontò che continuava a comportarsi come un animale, mangiava dal pavimento, evitava il contatto con le persone e sembrava sentirsi più a suo agio nei giardini che tra le mura dell'edificio. Era davvero convinto di essere un lupo? Oppure aveva finito per credere alle stesse accuse che gli erano state rivolte? Domande come questa attraversano molti dei processi dell'epoca. Ogni confessione sembra raccontare qualcosa di diverso. Alcuni parlavano di un patto con il diavolo, altri di un balsamo capace di trasformare il corpo, altri ancora sostenevano di indossare una pelle di lupo prima di addentrarsi nel bosco. I giudici cercavano prove, le persone cercavano colpevoli, la paura invece sembrava aver già deciso. Quando un villaggio vive nel terrore, ogni coincidenza acquista un significato: un ululato nella notte, un gregge sbranato, un uomo che preferisce la solitudine o una donna considerata troppo diversa dagli altri possono diventare il tassello mancante di una storia che tutti sono ormai pronti a credere. Così il lupo mannaro cambiò ancora una volta. Non era più soltanto la creatura nata dal mito di Licaone, era diventato il volto che la paura decideva di dare ai propri sospetti. E in un'epoca in cui bastava una voce per cambiare il destino di una persona, quella trasformazione poteva rivelarsi molto più spaventosa di qualunque bestia nascosta nel bosco. Capitolo 5. Il lupo, re delle nostre paure. Se oggi qualcuno ti chiedesse quale animale immagini quando pensi alla paura, probabilmente risponderesti senza esitazione il lupo. È una risposta così spontanea che quasi nessuno si ferma a chiedersi il perché. Eppure il mondo è sempre stato popolato da creature molto più grandi, molto più forti e molto più pericolose. Orsi, leoni, tigri e coccodrilli hanno causato la morte di migliaia di persone nel corso della storia. E allora perché, tra tutti gli animali che l'uomo ha incontrato, è stato proprio il lupo a trasformarsi nel simbolo della bestia che vive dentro di noi? Forse la risposta si nasconde molto più indietro nel tempo di quanto immaginiamo. C'è stato un periodo in cui i nostri antenati vivevano ai margini delle foreste. Al calare del sole il mondo cambiava volto. La luce del fuoco illuminava appena il terreno intorno agli accampamenti e, oltre quel piccolo cerchio di sicurezza, iniziava un'oscurità piena di rumori. Tra quei rumori ce n'era uno che impararono presto a riconoscere: un ululato. Non era soltanto il verso di un animale, era un messaggio. Significava che un branco stava comunicando che altri lupi stavano rispondendo da lontano e che nascosti nel buio c'erano occhi capaci di vedere molto meglio di quelli umani.
Il lupo cacciava in gruppo, aspettava, osservava, studiava la preda prima di colpire. Era intelligente, paziente e organizzato, qualità che gli uomini conoscevano bene, perché erano le stesse che permettevano anche a loro di sopravvivere. Forse è proprio questo ad aver reso il lupo così diverso dagli altri predatori. Di fronte a un orso bastava sperare di essere abbastanza lontani. Davanti a un branco di lupi, invece, sembrava di trovarsi di fronte a un avversario capace di pensare, un rivale, quasi un riflesso dell'uomo stesso. Con il passare dei secoli, quella sensazione entrò nelle storie. Le fiabe europee iniziarono a popolarsi di lupi affamati che osservavano i villaggi aspettando il momento giusto per avvicinarsi. I pastori raccontavano di greggi decimate durante l'inverno, mentre i bambini crescevano ascoltando racconti che li invitavano a non allontanarsi dai sentieri. Ogni generazione aggiungeva un dettaglio, ogni racconto rendeva il lupo un po' più grande della realtà. Eppure, in mezzo a tutte quelle paure, sopravviveva anche un sentimento completamente diverso, il rispetto. Chi viveva accanto ai lupi imparava presto a riconoscere la loro straordinaria capacità di adattarsi. Un branco proteggeva i propri cuccioli, collaborava durante la caccia e affrontava insieme gli inverni più duri. Per molte popolazioni il lupo rappresentava coraggio, lealtà e spirito di sopravvivenza. Era una creatura capace di ispirare due emozioni opposte nello stesso momento, timore e ammirazione. Forse è proprio questa doppia natura ad avergli permesso di entrare così profondamente nell'immaginario umano. Pensiamo alle grandi storie che abbiamo ereditato dalle antiche civiltà. Nella mitologia nordica, ad esempio, abbiamo incontrato Fenrir, il gigantesco lupo destinato a spezzare le proprie catene durante il Ragnarok. La sua forza era così spaventosa da costringere perfino gli dei a escogitare un inganno pur di imprigionarlo. Cambia il popolo, cambia il racconto, ma il simbolo resta sorprendentemente lo stesso. Ancora una volta il lupo diventa l'immagine di una forza primordiale che nessuno riesce davvero a controllare. Forse è per questo che nessun altro animale avrebbe potuto prendere il suo posto. Il lupo corre come noi, vive in una famiglia come noi, protegge il proprio branco come noi, osserva, impara, aspetta. Quando gli uomini iniziarono a immaginare una creatura sospesa tra il mondo umano e quello animale, scelsero proprio lui, perché era l'animale che più di ogni altro sembrava camminare lungo quel confine invisibile. Così, molto prima che nascessero i racconti sui lupi mannari, il lupo era già entrato nelle paure, nei sogni e nelle leggende di intere generazioni. Il mostro cambiò volto nel corso dei secoli. L'animale, invece, era sempre rimasto lo stesso, silenzioso, attento, con gli occhi rivolti verso il margine del bosco, come se aspettasse che fosse l'uomo a compiere il primo passo. Capitolo 6. Il mostro dentro di noi. Dopo aver attraversato boschi, villaggi e antiche leggende, c'è una domanda che continua a tornare: perché questa storia ci colpisce così profondamente? In fondo, sappiamo di avere a che fare con una creatura che appartiene al mito, eppure basta pronunciare le parole lupo mannaro perché nella mente compaia subito un'immagine familiare, un uomo che lotta contro qualcosa che cresce dentro di lui, una forza che prova a trattenere e che prima o poi trova il modo di emergere. Forse è proprio qui che la leggenda cambia significato. Immagina un uomo che torna a casa dopo una giornata qualunque, saluta la famiglia, si siede a tavola, parla del lavoro, sorride ai propri figli. Chiunque lo guardi vede una persona normale, nessuno immagina che dentro di lui stia combattendo una battaglia silenziosa. C'è una rabbia che cerca continuamente una via d'uscita, un impulso che chiede di essere ascoltato e una parte della sua personalità che preferisce tenere nascosta. Per giorni riesce a controllarla, poi arriva il momento in cui basta una parola, uno sguardo o un gesto per far crollare tutto. Non compaiono artigli, non cresce il pelo, eppure chi gli sta davanti ha la sensazione di trovarsi di fronte un'altra persona. Forse è proprio questa la vera forza del mito. Il lupo mannaro non racconta soltanto la trasformazione del corpo, racconta quella parte dell'essere umano che, in certe circostanze, prende il sopravvento e cambia completamente il nostro modo di agire. Molti secoli dopo la nascita di queste leggende, alcuni studiosi iniziarono a interrogarsi proprio su questo aspetto, cercavano di
di capire perché racconti così simili continuassero ad apparire in culture diverse e perché la trasformazione in un animale fosse un'immagine tanto ricorrente. Tra loro c'era Jung. Secondo Jung, ogni essere umano porta dentro di sé una parte nascosta della propria personalità, composta da emozioni, desideri e impulsi che preferisce ignorare. La chiamò ombra, non perché fosse malvagia, ma perché viveva lontana dalla coscienza, in un luogo dove finiva tutto ciò che non volevamo riconoscere di noi stessi. Più quell'ombra viene respinta, più cerca un modo per farsi sentire. Ascoltando questa teoria, viene quasi spontaneo ripensare al lupo mannaro. Per anni l'uomo vive una vita normale, poi arriva un momento in cui qualcosa rompe l'equilibrio e ciò che era rimasto nascosto emerge con una forza impossibile da fermare. Anche Freud osservava l'essere umano attraverso una lente simile, parlava di pulsioni profonde, istinti che appartengono alla nostra natura e che convivono con le regole imposte dalla società. Ogni giorno impariamo a controllarli, è questo che rende possibile vivere insieme agli altri, ma il conflitto tra ciò che desideriamo e ciò che scegliamo di fare accompagna ogni persona per tutta la vita. Il lupo mannaro sembra dare un volto proprio a quel conflitto. Da una parte esiste l'uomo, dall'altra la bestia. Entrambe abitano lo stesso corpo, entrambi desiderano decidere quale strada seguire. È difficile ascoltare questa storia senza ricordare un'altra figura che abbiamo incontrato durante il nostro viaggio. Quando abbiamo raccontato Circe, abbiamo scoperto che la sua magia non inventava una natura nuova, trasformava gli uomini nell'animale che più assomigliava al loro carattere, rendendo visibile qualcosa che esisteva già. Con il lupo mannaro accade qualcosa di sorprendentemente simile. La differenza è che qui la magia lascia spazio al conflitto. La bestia non arriva dall'esterno, abita già dentro l'uomo e aspetta soltanto il momento in cui potrà prendere il controllo. Forse è questo il motivo per cui questa leggenda continua ad accompagnarci dopo migliaia di anni. Per tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo pronunciato parole di cui ci siamo pentiti pochi istanti dopo. Tutti abbiamo provato una rabbia così intensa da riconoscerci a fatica. Tutti abbiamo avuto la sensazione di osservare noi stessi dall'esterno chiedendoci: perché ho reagito in questo modo? In quei momenti il lupo mannaro smette di appartenere al folklore, diventa una metafora. Ci ricorda che dentro ogni persona convivono forza e fragilità, razionalità e istinto, calma e furia. La vera sfida non consiste nell'eliminare una di queste parti, ma nel conoscerla abbastanza da impedire che siano loro a decidere chi siamo. Forse è proprio questa la maledizione raccontata dalla leggenda, non quella di trasformare in un lupo, ma quella di dimenticare anche solo per un istante quale delle nostre due nature stia guidando i nostri passi. Capitolo 7. La maledizione attraversa il mondo. Le leggende sono come viandanti, parlano da un luogo preciso, ma raramente arrivano a destinazione con lo stesso volto. Attraversano montagne, mari e deserti, cambiano lingua, cambiano nome e finiscono per assomigliare alle persone che le raccontano. Anche il lupo mannaro compì questo viaggio, lasciò le foreste d'Europa e passo dopo passo raggiunse terre lontanissime, e ogni volta che arrivava in un luogo nuovo sembrava chiedere la stessa cosa: qual è la bestia che voi temete di più? La risposta non era mai identica. Nel grande nord, dove gli inverni sembravano non finire mai, gli antichi guerrieri raccontavano di uomini capaci di indossare la forza del lupo prima della battaglia. Non si trattava soltanto di una pelle appoggiata sulle spalle. Per chi li osservava combattere era come se l'animale entrasse davvero dentro di loro. Combattevano con una ferocia capace di spaventare perfino i loro compagni, incuranti delle ferite e guidati da un'energia che sembrava appartenere a un altro mondo. Ancora oggi è difficile distinguere dove finisca la storia e dove inizi la leggenda, ma quei racconti mostrano quanto il lupo fosse già diventato il simbolo della forza selvaggia che un uomo poteva scegliere di abbracciare. Scendendo verso l'Europa orientale, le storie cambiavano ancora. Nei villaggi nascosti tra montagne e foreste si parlava di uomini che conducevano una vita normale fino al calare del sole. Nessuno li avrebbe
riconosciuti durante il giorno, lavoravano nei campi, partecipavano alle feste e pregavano insieme agli altri abitanti. Poi arrivava la notte e qualcuno giurava di aver visto un lupo aggirarsi tra le case con occhi sorprendentemente umani. Ogni comunità aveva il proprio racconto, ogni famiglia custodiva almeno una storia che qualcuno sosteneva di aver ascoltato dal nonno o dal nonno del nonno. Proseguendo verso oriente, il viaggio conduce fino al Giappone. Lì il lupo ha avuto un destino molto diverso da quello europeo. Per secoli fu considerato un guardiano delle montagne, una creatura capace di proteggere i viandanti e tenere lontani gli spiriti ostili. Alcuni racconti parlano anche di esseri umani in grado di assumere sembianze animali, ma il confine tra uomo e lupo assume un significato completamente diverso. La trasformazione smette di essere soltanto una maledizione e diventa parte di un mondo in cui la natura e gli spiriti convivono con gli esseri umani. Ancora più a sud, in India, antiche tradizioni raccontano di asceti, stregoni e uomini capaci di assumere l'aspetto delle creature selvatiche grazie a rituali tramandati nel tempo. Cambia l'animale, cambia il modo in cui avviene la trasformazione, ma rimane la stessa domanda che accompagna l'umanità da migliaia di anni. È davvero possibile oltrepassare il confine che separa l'uomo dalla bestia? Attraversando il continente africano si incontrano racconti ancora diversi. In molte tradizioni le creature mutaforme assumono le sembianze degli animali più temuti della regione. Dove il lupo non è mai esistito, il suo posto viene preso dalla iena, dal leopardo o da altri predatori. Le storie cambiano volto seguendo il paesaggio, ma conservano sempre la stessa idea. Qualcuno può abbandonare la propria natura umana e trasformarsi in qualcosa di profondamente selvaggio. Infine, il viaggio raggiunge le Americhe. Qui le antiche popolazioni costruiscono racconti in cui uomini e animali condividono un legame molto più profondo di quello immaginato in Europa. Sciamani, spiriti e trasformazioni appartengono a un universo in cui ogni creatura possiede un significato sacro. Più tardi, con l'arrivo dei coloni europei, anche la figura del lupo mannaro attraverserà l'oceano, mescolandosi alle tradizioni locali e dando vita a nuove leggende. Guardando tutte queste storie dall'alto emerge qualcosa di sorprendente. Ogni popolo sceglie l'animale che conosce meglio, quello che vive nelle sue foreste, quello che osserva durante la caccia, quello che teme quando cala la notte. Eppure la domanda resta identica ovunque. Che cosa accade quando un essere umano smette di sentirsi tale? Forse è questo il motivo per cui il mito del lupo mannaro è riuscito ad attraversare il mondo, perché il suo vero protagonista non è il lupo, non è la luna, non è la foresta, è l'uomo. E qualunque popolo abbia provato a raccontare quella trasformazione ha finito inevitabilmente per raccontare qualcosa di sé. Capitolo 8. Come Hollywood creò il lupo mannaro. Se un viaggiatore del Medioevo potesse sedersi accanto a noi e ascoltare il modo in cui oggi immaginiamo un lupo mannaro, probabilmente rimarrebbe sorpreso. Aspetterebbe di sentir parlare di una maledizione, di un processo o di un villaggio terrorizzato. Invece si troverebbe davanti a un uomo che osserva la luna piena, stringe i denti mentre il corpo si deforma e, pochi istanti dopo, si trasforma in una creatura ricoperta di pelo. Quell'immagine è così familiare da sembrare antichissima, eppure gran parte di ciò che crediamo di sapere sul lupo mannaro è nata soltanto negli ultimi 2 secoli. Le leggende popolari raccontavano uomini che diventavano lupi, ma raramente descrivevano la trasformazione. Era un cambiamento misterioso, quasi sempre nascosto tra le righe del racconto. Nessuno si soffermava sulle ossa che si spezzano, sulle mani che diventano artigli o sul volto che si allunga. L'importante era il significato della storia, non lo spettacolo. Poi arrivò il cinema. All'improvviso quella trasformazione poteva essere vista. Gli spettatori non dovevano più immaginarla, potevano assistere minuto dopo minuto alla nascita della bestia. Fu una rivoluzione. I registi capirono subito che quel momento sarebbe diventato il cuore del racconto. Ogni nuovo film cercava un modo diverso per rendere la metamorfosi più realistica, più inquietante e più memorabile della precedente. Anno dopo anno il lupo mannaro iniziò a cambiare volto, seguendo l'evoluzione degli effetti speciali. Anche la luna piena, che oggi sembra inseparabile da questa creatura, divenne protagonista soprattutto grazie alla narrativa moderna e al cinema. Nelle antiche tradizioni il suo ruolo era molto meno definito, alcune storie la citavano, altri
la ignoravano del tutto. Sul grande schermo, invece, quella luce argentea diventò il segnale che tutti aspettavano. Bastava vederla comparire tra le nuvole perché il pubblico sapesse che qualcosa di terribile stava per accadere. Lo stesso destino toccò ai proiettili d'argento. Oggi sono considerati l'arma per eccellenza contro i lupi mannari, ma nelle leggende più antiche questa idea compare molto raramente. L'argento era già associato alla purezza e al soprannaturale, così il cinema lo trasformò nell'unico metallo capace di fermare una creatura che sembrava invincibile. Era una soluzione semplice, facile da ricordare e perfetta per costruire tensione. Così, poco alla volta, il mito continuò a trasformarsi. Il lupo mannaro uscì dalle foreste e raggiunse città illuminate, da lampioni, piccoli paesi americani, castelli dimenticati, università, metropolitane e perfino lo spazio dell'immaginazione più moderna. Ogni epoca lo adottò ai propri timori. In alcuni racconti divenne un mostro da combattere, in altri una vittima della propria maledizione, in altri ancora un eroe costretto a convivere con una forza che non riusciva a dominare. Lo stesso accade nelle serie televisive e nei videogiochi. La trasformazione smise di rappresentare soltanto una condanna e iniziò ad assumere significati diversi. C'era chi vedeva nel lupo mannaro una forza da controllare, chi un potere da imparare a usare e chi addirittura un'identità da accettare. La leggenda continuava a cambiare, proprio come aveva sempre fatto, adattandosi alle domande di ogni nuova generazione. È curioso osservare come questo destino appartenga a molte creature del mito. Anche il Wendigo, di cui abbiamo già raccontato la storia, ha vissuto una trasformazione simile. Nelle antiche tradizioni delle popolazioni native rappresentava qualcosa di molto diverso dalla creatura alta e scheletrica che il cinema e i videogiochi hanno reso famosa. Le storie cambiano, si arricchiscono di nuovi dettagli e finiscono per creare immagini così potenti da sostituire nella memoria collettiva quelle originali. Il lupo mannaro ha eseguito lo stesso cammino. Oggi basta pronunciare il suo nome perché ognuno di noi immagini la stessa scena: una notte rischiarata dalla luna, un uomo piegato dal dolore e una creatura che emerge lentamente al posto del suo volto. È un'immagine moderna, eppure continua a funzionare perché conserva il cuore della leggenda più antica. Dietro gli effetti speciali, dietro il cinema, dietro ogni nuova reinterpretazione rimane sempre la stessa domanda che accompagna questa storia fin dai tempi di Licaone. Che cosa succede quando l'essere umano perde il controllo della parte più selvaggia di sé? Forse è proprio questa domanda ad aver permesso al lupo mannaro di attraversare i secoli senza scomparire mai. Il sospetto è cambiato, il modo di raccontarlo è cambiato. La paura che riesce a risvegliare invece continua ad assomigliare sorprendentemente a quella di migliaia di anni fa. Capitolo 9. La bestia vive ancora. Forse a questo punto del viaggio la domanda è cambiata. All'inizio ci chiedevamo da dove nascesse il lupo mannaro. Abbiamo attraversato la Grecia antica, seguito le orme di Licaone, camminato nei boschi d'Europa, ascoltato le paure dei villaggi, osservato il mito cambiare volto attraversando continenti e secoli. Ora invece resta una domanda molto più semplice. Perché questa leggenda continua a vivere? Dopotutto, il mondo è cambiato. Le foreste che un tempo sembravano infinite si sono ridotte, le città hanno preso il posto di molti boschi e la notte non è più così buia come quella che terrorizzava i nostri antenati. Oggi basta premere un interruttore per allontanare l'oscurità di una stanza. Eppure ci sono paure che nessuna luce è mai riuscita a cancellare. Forse perché il lupo mannaro non ha mai avuto davvero bisogno della foresta. La sua casa è sempre stata l'essere umano. Ogni epoca ha immaginato la creatura in modo diverso. Per qualcuno era una punizione divina, per altri una maledizione, una malattia o una creatura da cacciare. Il cinema gli ha dato un volto nuovo, gli scrittori hanno continuato a reinventarlo e ancora oggi continua a comparire nei romanzi, nelle serie televisive e nei videogiochi. Cambiano le storie, cambia l'aspetto della bestia, rimane sempre la stessa domanda: quanto conosciamo davvero noi stessi? Esiste un momento nella vita di ogni persona in cui l'istinto prende il posto della ragione. Può essere un attimo di rabbia, una scelta compiuta senza riflettere, una parola pronunciata nel momento sbagliato o un desiderio che cresce lentamente fino ad occupare ogni pensiero. Sono istanti brevi, a volte durano pochi secondi, eppure bastano farci dire, subito dopo: non so cosa mi sia preso.
È una frase che tutti abbiamo sentito almeno una volta ed è sorprendente quanto somigli alle antiche leggende sul lupo mannaro. Per secoli gli uomini hanno cercato di dare un volto a quella sensazione, hanno immaginato una creatura capace di rappresentare il conflitto tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare quando smettiamo di ascoltare la parte più razionale di noi. Forse è proprio questo il motivo per cui il mito continua a emozionarci. Non ci spaventa soltanto l'idea di incontrare una bestia nel cuore della notte. Ci inquieta molto di più l'idea che quella bestia possa conoscere il nostro nome, che possa avere i nostri ricordi, che possa guardare il mondo attraverso i nostri stessi occhi. Ed è qui che il racconto torna al punto da cui era partito. Licaone pensava di poter sfidare un dio. Secondo il mito, la sua punizione non fu semplicemente quella di trasformarsi in un lupo, fu quella di diventare il riflesso delle proprie azioni, di vedere la parte più feroce di sé prendere forma davanti al mondo intero. Da allora sono passati migliaia di anni, eppure continuiamo a raccontare la sua storia. Ogni generazione cambia qualche dettaglio, aggiunge un particolare, immagina una luna più luminosa, una trasformazione più spettacolare o una creatura ancora più terrificante, ma il cuore della leggenda resta immobile. Perché il lupo mannaro in fondo parla molto meno dei lupi e molto di più degli uomini. Forse è proprio questo il motivo per cui ogni volta che sentiamo un ululato in lontananza o vediamo una foresta avvolta nella nebbia, una parte di noi torna a provare la stessa inquietudine che accompagnava i nostri antenati, non perché crediamo davvero che una bestia stia aspettando tra gli alberi, ma perché sappiamo che esistono trasformazioni molto più silenziose, quelle che iniziano dentro una persona, quelle che cambiano il modo di guardare il mondo, quelle che, un passo dopo l'altro, possono allontanarci da ciò che eravamo. Ed è forse proprio questa la vera maledizione raccontata dalla leggenda: non diventare un lupo, ma dimenticare un giorno quale parte di noi abbiamo scelto di seguire. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando questa storia ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori!